Ciao figliolo. Com'è andata a scuola? Hai fatto qualcosa di nuovo oggi? Oh, stavo aspettando che mangiassi qualcosa. Perché non ordiniamo una pizza o un hamburger? Grazie, papà. Ma non ho fame adesso. Non ho voglia di mangiare un hamburger. Ma tu adori gli hamburger. Cosa sta succedendo? So che ti sta succedendo qualcosa. Sai che puoi dirmelo. Qualunque cosa sia, la risolveremo, qualunque cosa accada. Allora, cosa sta succedendo? Sì, suppongo di potertelo dire. Ci sei sempre stato per me. Ma mi vergogno di dirtelo. Questa è una cosa veramente importante per me. Non lo so. E non voglio che la mamma lo sappia. Quindi, per favore, possiamo non dirglielo. Almeno per ora. Bene. Allora perché non andiamo sul balcone? Ecco, puoi dirmelo e tua madre non ci sentirà. Ma possiamo ordinare del cibo prima. Ho davvero fame e conosco anche te. Sì, certo. Vorrei un hamburger. Un hamburger con doppio formaggio. Per favore. Questo hamburger lo è. Veramente buono. Cosa hai ordinato, Papa? Ho chiesto dei tacos. Adoro il cibo messicano e questi tacos sono i miei preferiti. Va bene, ora dimmi, cosa ti succede? Cos'è quella cosa che ti preoccupa? Beh, sai che non sono più un bambino. Quindi, c'è una ragazza nella scuola che mi piace. Oh, figlio mio! Certo che non sei più un bambino. Quindi, questa ragazza che ti piace. Le hai già parlato dei tuoi sentimenti? Sa che ti piace? No, voglio dire, le ho parlato. Lei è la mia migliore amica. Sara, è già venuta a mangiare qui con noi. Oh, Sarah. Sembra essere una brava ragazza. Non sapevo che ti piacesse. Non solo mi piace, penso di amarla. Siamo amici da quando eravamo bambini e ora. Penso di essermi innamorato di lei. Non so se questo è corretto. Forse non dovrei dirle niente. Oh, figlio mio! Non c'è niente di sbagliato nell'innamorarsi del tuo migliore amico. E te lo dico perché. Tua madre era la mia migliore amica. Mamma? Sul serio? O lo dici solo per farmi sentire meglio? Per favore, non farlo. Perché dovrei farlo? Questo è assolutamente vero. Puoi chiedere a tua madre. No, no. Non voglio che la mamma lo sappia. Per favore. Ti credo. Quindi tu e mamma eravate migliori amiche. Oh. E come è successo? Come ti sei innamorato? Oh, non è stato difficile innamorarsi di tua madre. Sapevo che era la mia anima gemella dalla prima volta che l'ho vista. Ma all'inizio pensavo che fosse solo la mia migliore amica, quindi non ho fatto nulla. Poi, con il tempo, ho iniziato a capire che lei era l'amore della mia vita. Lo sai e basta. Oh. È fantastico.
Ma come hai fatto a dirle di essere la tua ragazza? Come è successo? Allora, vuoi conoscere la nostra storia? Te lo dirò. Ma pensavo di averlo già detto prima. No, è la prima volta che lo di. Non ne abbiamo mai parlato prima. Papà. Capisco, e sta bene. Beh, non te l'ho detto prima perché eri un bambino, ma ora è diverso. Ho conosciuto tua madre a scuola, proprio come te. Sono entrato in classe e lei era lì. Ma, non mentirò. Quando l'ho vista per la prima volta mi è piaciuta, ma non sapevo cosa provavo esattamente. Voglio dire, è stato qualcosa di veramente strano. Ci guardavamo e non parlavamo mai. Poi, con il passare dei giorni, abbiamo iniziato a guardarci. Non lo so. Non so come spiegarlo. Era una sensazione strana perché non andavamo molto d'accordo. Almeno, non all'inizio. Pensava che fossi scortese e scortese. Un uomo sgradevole. E lo sapevo dal modo in cui mi guardava. Si arrabbiava. Finché un giorno dovevamo trovarci nello stesso gruppo di lavoro per presentare un compito a casa. Quella è stata la prima volta che le ho parlato. Eravamo in biblioteca e abbiamo parlato e parlato. E quando ce ne siamo resi conto, non potevamo smettere di parlare. Il tempo passava ed era già tardi. Ma da quel giorno stavamo insieme tutti i giorni. Abbiamo studiato insieme, mangiato insieme. Andavo con lei a casa sua tutti i giorni dopo la scuola. E abbiamo parlato e parlato. Ed è così che siamo diventati migliori amici. Eravamo amici da circa 5 anni. Ma ero innamorato di lei fin dalla prima volta che ci siamo parlati, o almeno mi piaceva molto. Ma non le ho detto niente perché avevo paura che dicesse di no. Lei era la mia migliore amica. Non volevo rovinare un'amicizia così meravigliosa. Ma un giorno tutto cambiò. È venuta da me molto contenta. Ha detto che aveva una bella notizia da raccontarmi. Quindi, le ho detto di dirmelo. Ma quella è stata una delle notizie peggiori per me. Mi ha detto che aveva iniziato a vedere un ragazzo del college. A quel tempo studiavamo al college. Ha detto che usciva con un ragazzo, uno del suo corso di letteratura. Ovviamente non lo conoscevo. Era così felice perché era il suo primo ragazzo, quindi ho deciso di non dirle niente. Ho solo finto di essere felice. Per lei, lo sai. Ma dentro avevo il cuore spezzato. In quel momento, ho capito che l'amavo più di quanto avessi immaginato. Quindi ho sofferto. Con il passare dei giorni ho iniziato a sentirmi peggio. Non potevo sopportare di ascoltarla parlando di quel ragazzo. Così, un giorno, ho fatto qualcosa, le ho detto. Ho deciso di dirglielo. Non ero sicuro che quella fosse la decisione migliore che potessi prendere, ma l'avrei fatta comunque.
Mi sono fatto forza e le ho raccontato i miei sentimenti. Le ho detto che l'amavo da quando l'ho incontrata. Era scioccata. Lei non ha detto nulla. Se n'è andata e ho pensato di aver commesso un errore. Mi sono sentito ancora peggio quel giorno. Non riuscivo a smettere di pensare a quello che avevo fatto. Ma il giorno dopo è venuta da me e mi ha detto che aveva rotto con quel ragazzo. Ha detto che si era innamorata di me dalla prima volta che mi aveva visto. E ancora una volta sono rimasto scioccato. Non potevo credere a quello che stava dicendo. Pensavo fosse un sogno. Bene, ora eccoci qui. Siamo sposati da 20 anni e abbiamo un figlio fantastico. Oh, è stata una storia meravigliosa. Papà, allora, cosa dovrei fare? Pensavo che avessi capito. Vai a dirle cosa provi per lei. Forse anche lei si sente come te. Non perdere altro tempo, dille solo che la ami. Grazie, papà. Lo farò. Ora sono sicuro di quello che devo fare. Ehi, cosa state facendo, ragazzi? Ti ho cercato per tutta la casa. Oh ciao tesoro. Niente, stiamo solo mangiando un hamburger, vero Camilo? Com'è il tuo hamburger? Sì, stiamo solo mangiando un hamburger. Mamma. Ed è delizioso. Grazie mille, papà. Non c'è di che, figlio mio. Ora andiamo di sotto, così puoi fare i compiti. Questo è strano. Stai nascondendo qualcosa.